Speriamo che ha acceso play, se no me lo spacco e finisce la storia. Così va bene secondo te? No. L'aria è tagliente, è la via che da secoli unisce ghiacciai che scintillano al sole. Tornanti fatti per bene, ovviamente. Commercio tra la potenza della natura e la libertà delle due ruote. Sei tentatore tu, questo è il problema. Lontano, la maestà delle Alpi che ci osserva. Sì, quelli che però li Sono pagano bellissima che qua, non ci lascia il cerchio. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 20 settembre 2025, c'è un cerbiatto di fianco a me, non so se l'avete intravisto. Sto partendo adesso da casa, sono le 6:19. Stamattina non sarò da solo, con me ci sarà Francesco, il collega con cui andai a vedere l'alba sul Passo Fenice. Ci incontriamo alle 7 al McDonald's di Pinasco. Sicuramente Francesco sarà puntuale. Eccolo qua Francesco, lo vedo già. Anche lui peggio di me. Ha detto alle 7, alle 6:30 già sta operativo. Alle 6:30 già sei operativo, pure il capello ti sei fatto per l'occasione. Se man mano che aumenta la temperatura se ne andrà questa foschia che prettamente arriva dalla campagna. Tangenziale alla frontiera con la Svizzera è un attimo. Così va bene secondo te? Va benissimo e anche la vignetta è attaccata. Numero 1, perfetto. Siamo fermi qui a Bellinzona Sud, in modo che Francesco possa fare un piccolo rabocco, così fa il pieno e poi ci fermiamo a circa metà del giro. Visto che il suo è un serbatoio più piccolino, è vero che consumeremo poco, ma per stare tranquilli tutti quanti è meglio che faccia un piccolo rabocco. Finalmente abbiamo lasciato l'autostrada, ragazzi, adesso inizia il puro divertimento. Ci siamo fermati per coprirci un po' perché ci sono ben 12 gradi, fa freschino e sopra il passo ce ne saranno ancora meno, quindi siamo fermati, abbiamo messo i guanti pesanti, abbiamo messo l'imbottitura delle giacche e iniziamo la nostra scalata. Sono le 9 del mattino quando attacchiamo il passo della Novena. L'aria è tagliente, il cielo pulito come un traguardo da raggiungere. La moto ringhia sotto di noi, affamata di curve, pronta a mordere l'asfalto. Ogni tornante è un duello, la piega, il respiro trattenuto, il cuore che accelera insieme al motore. La montagna ci mette alla prova, ma noi rispondiamo col gas, con il coraggio, con la voglia di dominare l'altitudine. E quando la cima appare, sappiamo di aver vinto la sfida, non contro la strada, ma contro i nostri stessi limiti. Francesco, Sì, e come te l'aspettavi? meglio del mio. Ma che giornata che c'è? Emozionante. Ed è ancora il primo, Sì, questo è il primo, questo è l'antipasto. Queste Svizzere sono strade che anche se le fai 100 milioni di volte ti lasciano sempre qualcosa di diverso perché hanno dei panorami veramente incredibili ed in questo momento non c'è neanche chissà quanto traffico. Manca giusto Heidi in questo contesto. Stiamo scendendo dal passo della Novena e il prossimo passo sarà il passo del Furka. Non oso immaginare come sta Francesco, che è la prima volta che vede queste strade qua. Immagino che sia un'emozione abbastanza importante. Quello davanti a voi è Sua Maestà il Grimsel, che faremo dopo. Adesso ci terremo sulla destra per salire sul Furka, poi scendiamo e facciamo il Grimsel. Ovviamente vi lascerò la traccia in descrizione. Qua funziona così, che i treni attraversano la strada e di conseguenza il passaggio a livello viene abbassato. Ok, il Grimsel, ma quello lì è il passo del Furka e adesso saliremo lì sopra. Oltre alle moto non vi dico quante macchine senza cavalleria che ci sono su queste strade qua. Ecco le macchine di cui vi parlavo prima, senza cavalleria. Mamma mia, quando accelerano trema l'asfalto. Cerchiamo di rispettare il limite che è di 80 all'ora e una velocità che ci consente il divertimento in totale sicurezza. Il cielo è limpido e l'aria fresca e pura ci avvolge come una promessa di grandezza. La moto scalpita pronta a sfidare una delle strade più leggendarie delle Alpi. La carreggiata si snoda tra pareti di rocce e prati verdi e poi si apre all'improvviso in vedute che mozzano il fiato, ghiacciai che scintillano al sole, valli che paiono scolpite da un dio antico.
curve che sembrano disegnate apposta per chi ama l'avventura. Ogni tornante è una sfida, una piega, un inno al coraggio. Il Furka non è solo un passo da attraversare, è un tempio della strada, una prova d'onore per chi viaggia in moto. E quando la cima appare, con il vento che graffia la pelle e l'orizzonte che si spalanca infinito, sappiamo di aver conquistato non solo la montagna, ma un frammento di leggenda. Che spettacolo è qua. Fermo qui così poi mi accomodo per andarmene. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Che cartolina c'è da qua? Il Grimsel dall'altra parte, qui sotto il Furka. Oggi Max mi ha portato al parco giochi per gli adulti, Facciamo un passo, tornanti, fatti per bene, ovviamente. Pianura. Tornanti, torniamo, pianura. Adesso ci siamo fermati a fare il nostro caffettino. Ho portato per l'occasione. Francesco si è attrezzato con dei plum cake. La caffettiera sta preparando il caffè, davanti a noi il Grimsel. C'è un meteo pazzesco, guardate qua che tempo che c'è. Oggi, già domani. Fa più caldo qua sopra che dove siamo fermati a vestirci. Confermo. Dove siamo fermati a vestirci era 10-11 gradi, qui c'è 15-16 e tira un venticello, il venticello soffia. Però in questo momento qua siamo riparati da questa roccia e sarà Dio, fa quasi caldo. Che giornata, pazzesco. Quando vengo da queste parti mi accerto sempre che il meteo sia buono, perché per arrivare fin qua vi dovrete sciroppare un bel po' di strada noiosa, un bel po' di autostrada. Quindi arrivare qui per poi trovare brutto, nuvole basse, non vedere nulla sarebbe un vero peccato. Dal Furka davanti a noi il Grimsel e adesso andremo lì. C'è un mare di fumo nero qua, quindi qui sotto c'è una locomotiva che sta andando a carbone e probabilmente adesso la becchiamo proprio sui binari. Il passo del Grimsel ci accoglie in tutta la sua imponenza. Il cielo è uno spettacolo vivo, le nuvole corrono veloci spinte da un vento deciso che fischia tra le rocce. Il lago increspato e scuro riflette la danza del cielo come se volesse raccontare la forza di questo luogo selvaggio. La moto vibra sotto di noi, una tra tante. Decine di compagni di viaggio affrontano la stessa sfida trasformando la strada in un serpentone di motori e coraggio. La gente è ovunque a godersi la vista, a vivere quell'adrenalina che solo un passo alpino sa regalare. Ogni curva del Grimsel è un invito a spingersi oltre, ogni folata di vento è un richiamo d'avventura. Qui non si passa soltanto, qui si vive un momento che resta scolpito dentro, tra la potenza della natura e la libertà delle due ruote. Vento estremamente fastidioso, ma di contro ci sono ben 29 gradi alle 12:27. Una volta arrivati qui saliamo sul passo che secondo me, mio modesto parere, che a mio gusto è quello più bello, Susten. Come paesaggi, come strada, come varietà, ognuno avrà i suoi gusti, ma a me il Susten piace particolarmente. Il Sustenpass, 2224 metri, fu aperto negli anni 40 come una delle grandi opere stradali della Svizzera. Oggi è un simbolo di libertà, un ponte d'asfalto che unisce valli e panorami spettacolari. Questo è il motivo del perché mi piace questo passo qui. Oltre alla strada c'è questo panorama semplicemente pazzesco. La salita in moto è pura poesia d'asfalto. Curve larghe e perfette che si intrecciano come note di una sinfonia, gallerie scavate nella roccia, tornanti che ci lanciano sempre più in alto. L'aria è frizzante, il cielo luminoso, il vento ci spinge come un compagno invisibile. A ogni sguardo si aprono scenari immensi, ghiacciai che brillano al sole, cascate che precipitano dalle pareti, vallate verdi che sembrano non finire mai. Guidare qui significa sentire la montagna respirare sotto le ruote. Il Susten non è solo un passo alpino, è un invito a sognare, un inno al viaggio, un frammento di eternità vissuto con il cuore e con il gas aperto. Non sapendo che ti portavi tu, ho portato focaccia un po' per me, un po' per te. Ah no, io ho portato, guarda, siccome sto giro qua abbiamo organizzato all'ultimo, mi sono portato le lenticchie okay. E mi sono portato il tonno, quindi ti ringrazio, magari poi assaggio un po' il Giorgia focaccia. voleva farmi il farro, ho detto potevi, ti preparavo il farro. No, stavolta abbiamo fatto una cosa un po' di emergenza perché, come sempre, abbiamo deciso il giorno prima per il giorno dopo.
i nostri pranzi. Qua basta per tutti. Bisogna non andare più a pranzo insieme in mezzo. Sì, infatti. Francesco. Sei tentatore tu, questo è il problema. E Francesco mi ha detto no, io esco sabato perché domenica c'ho un impegno con mio figlio, il calcio, una cosa nata. Poi ho visto le previsioni, ho detto vabbè, ma in Svizzera mi sa che la domenica è brutta. E taci, ma è un problema se esco sabato? Mi ha detto Cinzia, no, io non devo fare nulla. Cinzia andava a fare un giro per i fatti suoi, c'era un po' di commissioni perché domani è un matrimonio. Ci sposa una collega, allora Cinzia domani ne va al matrimonio, io domani ho il giorno libero, diciamo. E allora Cinzia mi ha detto no, ma tu vai tranquillo, se devi andare sabato. E così abbiamo deciso praticamente venerdì. E io preferisco i pranzi così, sinceramente, all'aperto. Poi una giornata come oggi, a un certo punto c'erano 29 gradi, non so, mo c'è 21 gradi qua sopra. Sta bene qua. Dopo ti farò la domanda alla fine del giro, ma per adesso che ti sembra sta Svizzera? La Svizzera è come te la immagini, verde, ordinata. Ti aspettavi così i passi? Allora, qua sembra quasi un paradiso. Stavo per dire che mi hai portato in paradiso e stiamo veramente anche sti laghetti che appaiono all'improvviso, artificiali o veramente inaspettati. E ho cercato di immaginare due cose. Uno, d'inverno cosa ci deve essere qua? Cioè quei paesi, 5 case così. E poi se quando fa la neve qua, insomma. È tosto qua, è impegnativo vivere qua. Qualsiasi servizio, non so quanti chilometri devi farti. Peccato sto vento che gli sta andando a fastidio, adesso no, però in alcuni punti ha dato particolarmente E fastidio. soprattutto in questi punti qua, a me qua. Faccio di casa. Però, bella giornata. Ho detto quasi quasi domani vado sullo stile però una mazzata. Oggi qua sto 600-700 km, domani meglio che mi sto tranquillo. Anche perché il tempo non è dei migliori. Adesso mi è arrivata una notifica che arriverà da settimana prossima l'autunno, ma proprio Sì, così. ma qua lunedì mette neve. Tra l'altro, tra pochi chilometri, parliamo di 20-30 km, su queste strade fantastiche, il GS toccherà 250.000. Io invece grazie a sto giro cavallo i 10.000 km. In mezzo mi dice, devo farla tagliando ogni 6.000, ma di sto passo chissà quando li farò. È meglio che mi eviti, fra. Noi il tagliando li faccio fare 2-3 all'anno. Ogni 3 mesi facciamo un tagliando. L'ho comprata per usarla, quindi. No, la cosa strana è che Morini fa ogni 6.000. Ogni 6.000 km è un po' Ma da poco. libretto. Sì, perciò dico, un po' poco. E forse per raccogliere un po'. 4 km per arrivare sull'Oberal. Il passo Oberal, a 2044 metri, è da secoli un collegamento vitale tra i cantoni di Uri e Grigioni. Un tempo percorso da mercanti e viaggiatori, oggi è una delle strade alpine più amate dai motociclisti, custode delle sorgenti del Grande Reno. La salita in moto è un viaggio nell'incanto. Il cielo terso accoglie le nostre ruote, l'aria si fa più fresca ad ogni curva e la strada si snoda elegante tra vallate verdi e cime severe. Il motore vibra come un cuore impaziente, mentre le nuvole corrono leggere sopra di noi. Ogni tornante apre panorami che sembrano dipinti, laghi cristallini, pascoli punteggiati di chalet e laggiù, lontano, la maestà delle Alpi che ci osserva. Salire l'Oberal in moto non è solo guidare, è sentirsi parte di una storia antica e entrare in sintonia con la montagna e con il vento, fino a toccare la cima come un piccolo traguardo di libertà. Dopo il passo Oberalp manca soltanto il passo del San Gottardo. Dopodiché il parco giochi chiude. Chi glielo dirà Francesco? Adesso lui è andato alla ricerca di un adesivo del passo. Next stop Gotthard Pass. Visto che Francesco non c'è mai stato, facciamo fare stata questa acciottolata. La facciamo sia fino al passo, ma la facciamo anche dopo a scendere verso Airolo. È comunque molto ben tenuta, obiettivamente. Il passo del Gottardo è il cuore delle Alpi svizzere, la via che da secoli unisce il nord al sud d'Europa. È più di un passo, è un simbolo di incontro, di commercio, di storia. E poi c'è la Tremola, la strada antica, un capolavoro di pietra. Francesco ovviamente è la prima volta che fa questa strada, sicuramente l'avrai vista. Adesso la vediamo dal vivo che sicuramente è un'altra roba. Com'è dal vivo? Meravigliosa, meravigliosa, non vedo l'ora di farla. Sono veramente emozionato. E questa è quella che vedi, poi sotto c'è un mare di tornanti. E Come ultima attrazione la più bella, ovviamente, ha riservato la più bella. Veramente vista dal vivo, poi mi entusiasma tanto perché è la prima volta, magari altri hanno già fatta, sono meno entusiasmati. Un serpente di ciottoli che sale la montagna con tornanti infiniti, costruita con le mani e la fatica di uomini che sfidarono l'impossibile. In moto la Tremola è un viaggio nel tempo,
Le ruote scorrono sulle pietre consumate, il manubrio vibra, il cuore accelera. Ogni curva è una sfida, ogni tornante un tuffo nella leggenda. Il vento corre tra i muri a secco, il cielo si apre limpido e la cima del Gottardo appare come un premio d'onore. Qui non si tratta solo di guidare, si attraversa la storia, si tocca con mano il respiro delle Alpi, si diventa parte di una leggenda che vive ancora. Ultime curve e dopodiché si rientra in autostrada. Game over, ci fermeremo alla pompa a benzina che troviamo in autostrada perché Francesco deve fare benzina e poi mestamente torniamo verso casa. Giochi finiti. Questa che vedete è la coda per prendere il tunnel del Gottardo, ce n'è un bel po'. Però meglio di questo il tempo non poteva essere. Stiamo concludendo la giornata anche col sole, queste nuvole che corrono molto velocemente. Si stanno preparando per domani. Da domani qua piove. Oggi sì. siamo stati graziati. Lunedì addirittura mette neve. Figurati un Lunedì po'. mette neve. Tutto sommato la temperatura ci ha graziato. Stamattina era un po' più fresco, stamattina, Sì, stamattina si è sentito siamo un po' di coperti. più. Pomeriggio a un certo punto certo 29 punto, gradi, quant'era? 29, a un certo punto 29, 27, 29, In 27, Svizzera o 29. in Sicilia ho detto. Vento in alcuni punti ha dato un po' fastidio. Sono ste nuvole che corrono, infatti alzavi il drone, a volte c'era una bella luce e di colpo si faceva buio. Sì. Comunque, è come te l'aspettavi la Svizzera. Meglio. Sai, le dicerie, pulita, ordinata, e così. In autostrada non ci ha mai sorpassato nessuno, 90, 90, 80, 80. Purtroppo Anche la strada quella lì del la tremola. perfetta, nonostante sia fatta di tufo, cos'è? È un ciottolato. È come i San Pietrini che trovi lungo la circonvallazione a Milano. Sì, quelli che però li Solo trovi che lì uno ci qua, magari ci uno lascia là. il cerchio. È meglio delle nostre strade asfaltate, è pazzesco. Ne valsa la pena. È Poi veramente un posto avanti la Svizzera. Chi non viene in Svizzera si perde tanta roba. sì, va fatto. Io l'ho fatto grazie a Max, che ormai lui sa, le conosci i miei punti deboli, basta un messaggio in ufficio e già sa che io Se voglio non far lavorare Francesco un paio di giorni, glielo dico prima. è lì veramente. A quando lancio l'esca, a quando si concentra su quello che gli ho detto, è un battito di ciglia. Mi conosce bene, quindi sa come prendermi, dai, però è stata una bella giornata. Adesso ci aspetto 200 km. Sì, 190 più o meno, 185, 190 km. Ma li più o facciamo meno. in tranquillità. Poi ogni tanto devo fare il pieno qua perché non ho il serbatoio suo. Ragazzi, vi ringraziamo se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale, è gratis. A voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Iscrivetevi. Ciao e al prossimo video.